Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, Che ci siamo inventati questa quest'oggi su sera? Facebook ho fatto vedere che avevo raccolto delle erbette spontanee del nostro giardino, visto che non si può uscire, noi abbiamo una casa in campagna e quindi di conseguenza intorno abbiamo del terreno nostro recintato, possiamo uscire e ho raccolto questa magnifica erbetta crespigni, Noi borragine, spesso cicoria, prendiamo le cose del bieta. nostro orto, comunque orto, Quando giardino, abbiamo l'orto, sì, quest'anno purtroppo l'orto non si è potuto fare, però abbiamo avuto un'estate meravigliosa piena di ortaggi, zucchine, zucchine, zucchine pieni di soprattutto, zucchine. pieni di zuppi. Allora, scusate, questa sera andrò a fare dei tortelli ripieni con ricotta, la mia ricotta, come vedete, mortadella, Era la mia? no, Era la mia, nel senso ma che me la anche sarei mangiata no, io. ah ecco, ok, e erbette del nostro orto. In più ovviamente già ho fatto la sfoglia, che sta qui, che sta riposando, e rimpasterò e poi probabilmente la tirerò con la nonna papera, con la macchinetta, dire come volete, perché vabbè, c'è un motivo però, vabbè, non voglio dirvelo. E quindi Quindi hai un adesso, segreto. in che senso? C'è un motivo, ma non ce la puoi Vabbè, ma dire. non gli voglio stare a morbà con un Vabbè, vabbè. motivo. Ok, a posto. Detto proprio alla romana, a morbà. Allora, questo è circa 4 etti, questa più o meno sarà 3 etti perché ne manca un pezzo per è stata assaggiata. Chissà da chi. Bah. Questa qui sono 2 etti di mortadella. Ovviamente le erbette non le metterò tutte quante, ne metterò, diciamo, la metà, saranno circa 3 etti di verdura più o meno. 100 grammi di parmigiano, una bella spolverata di pepe, un pizzico di sale se necessario perché assaggiate bene il composto per il ripieno, perché tra parmigiano, ricotta, mortadella e comunque questa che ho fatto cuocere già in acqua leggermente salata, insomma, io credo che di sale non ce ne voglia molto nell'impasto, pepe sì, sale no. Per quanto riguarda le erbette spontanee, le ho ripassate in padella con uno spicchio d'aglio e dell'olio. Non ho messo peperoncino perché potevano comunque falsarmi il sapore poi dopo del ripieno. Ok? Sfoglia, come al solito, lo sapete come la faccio io, con quale farina. E le uova, se trovate quelle a pasta gialla in questo periodo non si trova niente, se no noi avevamo le uova della contadina e abbiamo usato quelle. Come mai il pepe nero stavolta? Perché non lo so, mi stuzzicava l'idea del pepe nero. Del colore scuro Sì, sul... esatto. Oh, È una ricetta lunga? sì, è una ricetta lunga perché comunque bisogna fare la pasta, bisogna raccogliere le erbe, bisogna passarla in padella, bisogna fare la ricotta. No, la ricotta potevo Però è comprarla. a basso costo. Diciamo che sì, tutto sommato, per noi sì, perché la ricotta Sì. ce la siamo fatta noi e le erbe le abbiamo trovate qua fuori. Però, vabbè, poi alla fine non è che sia tutto sto gran costo. Diciamo che un 15 euro per 6 persone ci sta. Ok? Ok, come procediamo? Procediamo in questo modo, andiamo a triturare la mortadella, schiacciare con la forchetta la ricotta e andiamo a parte a triturare anche la metà di questa erba che vedete. Ripeto, qui c'è bieta, cicoria, crispigni e borragine e finocchietto selvatico che ci Mm, sta da Dio, va bene? Quindi andiamo a procedere e ci rivediamo a trituramento fatto. a più tardi. A dopo. Ecco qua, abbiamo sbriciolato la ricotta. La mia ricotta è molto densa, quindi dovrò per forza mettere un uovo. Quella che usate voi del supermercato invece è Più molto cremosa. cremosa, esatto, e non servirà. Eccola qua.
Se volete mettete l'uovo, anche voi, voglio dire, non è che vi obbligo a non farlo. Dicevo, ho messo il pepe, il parmigiano e la ricotta, ho aggiunto l'uovo e adesso vado a mettere il composto di erbette e mortadella. Eccoci qua. A questo punto mescolerò tutto il composto volutamente denso in questo modo, perché mi piace poi vedere che i ravioli, perché io li farò molto grandi, ecco, scusate, il tavolo è pulito, perdono. Qui uno ci può mettere anche qualunque cosa, li può fare anche con la carne o con... Assolutamente. invece della mortadella ci può mettere il crudo, il cotto. Penso, Esatto, se per caso non vi piace la mortadella potete mettere anche del macinato, come volete, però sinceramente l'accostamento erbette, ricotta e mortadella è molto molto buono. Questo è Non si un attrita. filo d'erba che non si è attritato, lo togliamo. Il bello della diretta. Ok, a questo punto andrò a stendere la sfoglia e quindi ci rivediamo a ravioli da preparare. A dopo. Eccoci qua, stiamo preparando intanto i ravioloni quadrati, eccoli qui. Sto chiudendo a mano senza usare i rembi della forchetta, li volevo con questo motivo intorno. Guardate quanto sono grandi. Sì, sono molto grandi. Guardate un po'. Questo è avanzato? No, c'è ancora un sacco di pasta da fare. Questi comunque 3 a testa sono più che sufficienti. Cavolo, sì. Ok, e a questo punto niente, li vado a mettere sul vassoio e continuo a stendere l'altra sfoglia. Ci vediamo dopo. I ravioloni sono pronti. Abbiamo messo l'acqua sul fuoco in attesa di buttarli e con la pasta che è avanzata ci abbiamo fatto anche un piattino di fettuccine che mangeremo domani, tanto per gradire. Perché non si butta niente. Perché non si butta assolutamente nulla. Il burro purtroppo l'avevamo finito e siccome non si può uscire di casa ce lo siamo fatti seduta stante, eccolo qui. Quindi il burro, mi raccomando, abbiamo anche fatto già la videoricetta, quindi se vi interessa andatela a vedere, andatela a trovare. Burro fatto in casa. E quindi niente, l'acqua è sul fuoco, tra poco buttiamo questi ravioloni dentro l'acqua, logicamente, e poi ci vediamo per l'impiatto. A dopo. Eccoli qua, li stiamo mettendo giù. Che belli, sono enormi proprio. Sì, sono proprio grandi. Quindi ravioloni. Sono più o meno grossi, no, forse un pochino più piccoli di quelli che ho fatto alla vigilia. Sì, forse leggermente più piccoli. Quanti minuti devono stare? Dobbiamo, dipende da come stendono la pasta, quindi bisogna assaggiare sempre l'angoletto del raviolo per sentire se rimane duretto. Ancora lasciate magari un altro paio di minuti, un minuto e mezzo, 2 minuti, dipende se vi piacciono molto al dente, e se no eccoli qua, li scolate praticamente non appena sentite che va bene per voi il bordo. Ok? No, ci vediamo a piatto pronto. Sì, mi raccomando, girateli con una paletta di legno delicatamente, perché sennò si rompono, ok? A dopo. A dopo. Eccoci qua. Scusate. Ravioloni con erbette spontanee del nostro giardino, ricotta fatta in casa,
mortadella, purtroppo ancora non abbiamo imparato, impareremo. A fare la mortadella? Sì, la salvia ho detto così, la salvia del nostro orto e il burro fatto da noi, sul momento. È uno spettacolo? Guardate, vi faccio vedere anche come sono fatti dentro. Beh, lo sanno come sono fatti dentro. Ah, ragazzi, se avete il giardino e le erbette e non conoscete le erbette del vostro giardino, non le cogliete e non utilizzatele nel dubbio. Sì, non si sa mai. Buono. Buono, eh? Prego. Anche Io senza vi saluto ripieno. che vado a mangiare. Ciao a tutti. Ciao!